La compenetrazione profonda tra Venezia e la maschera pone la questione se fosse il carnevale ad entrare in tal modo nella quotidianità, influenzandone quindi i comportamenti, o se l'ambiguità della maschera si innestasse facilmente sull'ambiguità ideologica della società stessa veneziana. Non bisogna comunque dimenticare che a Venezia esistevano per lo più due fondamentali tipi di maschere: la maschera scenica e teatrale, il finto volto dietro il quale nascondersi allo scopo di non essere riconosciuti. In pratica, la prima funzione, quella teatrale, è quella di creare una nuova identità, la seconda invece è di annullare la propria. Ma se ci pensate, la seconda funzione permette allo stesso tempo di avere una sorta di spazio privato. Necessità primaria in una città dove avere una vita privata è assai complicato. D'altra parte, come ben diceva Henry James, Venezia non è una città, ma un grande appartamento. Si noti comunque che la maschera di Pantalone, che è la più veneziana, non intende proporre elementi esotici o grotteschi, ma soltanto riproporre il prototipo di cittadino veneziano. Ricostruendo l'origine del teatro agli inizi del Cinquecento, si rileva infatti l'introduzione di un vecchio cittadino veneziano che viene chiamato Pantalone. Sembra dall'abitudine dei mercanti della Serenissima di piantare il vessillo di San Marco, quindi il leone alato, ovunque si recassero, per cui detti Piantaleone, poi abbreviato in Pantalone. Dunque originariamente Pantalone non è una maschera, ma la caricatura del veneziano modello, mercante, ricco e avaro. Tuttavia alcuni caratteri della maschera di Pantalone, barbetta a punta, sopracciglio alzato, sono gli stessi della commedia greca antica. Spesso Pantalone è raffigurato come un vecchio, perché secondo una tipologia comica già antecedente, in questo modo i suoi difetti appaiono più marcati e ridicoli. Naso adunco e barba a punta sono però anche tratti levantini, quasi giudaici, degni appunto di un mercante di Venezia shakespeariano. Ma attenzione a quanto avvisava Erdice Nicole. È dunque un personaggio d'una drammaticità ben più sottile di quella d'un semplice vecchio logorato dall'età. Nel pensare a Pantalone dovremmo dimenticare il personaggio di Shakespeare, scarno e smunto, i piedi infilati in pantofole, e cercare di vederlo come fu veramente, un mercante di mezza età, vigoroso, onesto, con alle spalle una bella carriera, coinvolto in vicende sentimentali a cui non sempre riesce a tener testa. Pantalone vecchio e giovane dunque, Pantalone vecchio in La dispettosa moglie, 1667. Il Pantalone in Bertonao, cioè innamorato, commedia del 1673, laddove la scena è una Venezia preturistica già piena di foresti. L'oggetto dell'innamoramento di Pantalone è una giovane francese. Pantalone diventa perfino povero e affronta la bancarotta, ovvero il mercante fallito, Carlo Goldoni, 1740. Il trattamento della maschera di Carlo Goldoni nella sua commedia dell'arte è particolarmente attento al simbolismo di una borghesia in declino, perché ricordiamocelo, il vero genio di Carlo Goldoni sta nell'aver messo in scena, piuttosto che dei tipi umani, dei tipi di situazioni che drammatizzano i meccanismi economici del capitalismo nascente, con 2 secoli d'anticipo. Ma a parte Goldoni e la suggestione di un pantalone ebraico, la figura del mercante padrone non ha lo stesso successo del servitore, cioè Arlecchino. Discendente del prototipo dello Zanni, alla cui formazione concorsero elementi grotteschi, affidati a diavoli e diavoletti, tipici delle rappresentazioni medievali. Questi diavoletti hanno i seguenti tratti caratteristici: barba riccia e cappello biforcuto, a simulare le corna. Tratti acquisiti dall'immaginario orientale per via delle missioni francescane in Asia. Non a caso Barbariccia è il nome di uno dei diavoli danteschi, nella bolgia in cui compare anche Alichino, ovvero Arlecchino. Ma torniamo a Pantalone per raccontare un aneddoto. Abbiamo già detto che il nome sembra derivare dall'abitudine dei mercanti veneziani di piantare il golfalone veneziano, che raffigura il leone alato di San Marco, ovunque andassero, da cui il soprannome Piantaleone, da cui Pantalone. L'abbigliamento classico della maschera di Pantalone prevede quel capo d'abbigliamento che noi oggi chiamiamo pantaloni, ma che all'epoca si chiamavano braghe. Quando all'inizio dell'Ottocento un sarto francese modificò quel capo d'abbigliamento per renderlo più comodo, lo chiamò pantalon alla francese in onore della maschera veneziana. E con quel nome, pantalon, si diffuse in tutta Europa
ritornando quindi in Italia con il nome italianizzato di pantalone. Infine, sempre i francesi chiameranno pantaloni quei veneziani che, aperte virgolette, erano pescatori, sono divenuti mercanti, si fecero corsari ed ora sono usurai.